Ciao amici, ben ritrovati. Oggi vi parlo di un inchiostro di Robert Oster, la linea Robert Oster Signature. Inchiostri molto interessanti, ve li ho presentati in un video dove vi racconto un po' dell'azienda, un po' della filosofia del brand, quindi se siete curiosi andate a ripassare quel video. Oggi parleremo del Great Southern Ocean, il grande oceano del sud, quello con una tinta così particolare che agli occhi di Robert Oster è proprio quella dell'inchiostro che andrò a presentarvi. Decisamente è un inchiostro interessante, ora lo vediamo subito. Il calamaio è un calamaio da 50 ml con una imboccatura e una forma, è in plastica, una forma che diciamo potrebbe essere preferibile magari accorciare un pochettino e allargare un po'. Non che l'imboccatura sia stretta, però come sempre, insomma, sono inchiostri che caricano la penna più sottile, ma anche quella un pochettino più paffutella. Non mi piace assolutamente sporcarla quando tocca le pareti, per cui io mi ingegno in qualche modo con della carta per evitare che, carta ovviamente particolare che non rilasci pelucchi, eccetera. Però insomma, se si può evitare, preferirei quindi magari un pochettino più accorciato e un po' più largo per garantirci un'imboccatura maggiore. Però quello che ci interessa non è la forma, lo diciamo sempre, ma la sostanza, e qui di sostanza ce n'è davvero tanta. Platinum Balance lo provo intanto così e poi vi faccio vedere le prove che ho fatto nelle settimane precedenti con altre carte, penne e pennini. Si avverte subito, ma proprio immediatamente, la qualità della formulazione di questi inchiostri che ritengo assolutamente molto validi, molto ben realizzati e non so se ho parlato prima del costo, sono 50 ml, 16, 17, 18 euro a seconda insomma, di dove li compriamo, però comunque li pongono un po' alla metà classifica del prezzo, diciamo che è il costo per esempio di un Pelican Edelstein. Significa che non è l'inchiostro, diciamo, da usare tutti i giorni, è quello buono, è quello della domenica, è quello quando ci si dedica magari alla grafia e soprattutto, insomma, è bello proprio come riscontro, non solo visivo, ma anche dal punto di vista dinamico. Io poi sono molto attento a questo perché è un aspetto che mi interessa particolarmente, come il pennino scorra a seconda anche della formulazione dell'inchiostro, e qui si sente che c'è effettivamente un lavoro alle spalle. È uno di quegli inchiostri che secondo me, se avete voglia, se volete esplorare un po' il mondo, vale la pena di provare perché sentirete diverso da altri, diverso, sembra quasi fatto in casa, come si dice di alcuni dolci, di alcune preparazioni, rispetto ad altri inchiostri, altrettanto validi per carità, ma che sembrano un pochettino più vicini all'ordinario, quindi molto bello. Poi ci soffermiamo anche sulla tinta. Si consente effettivamente di scrivere, far girare il pennino dove vogliamo, guardate, e come vogliamo. Queste sono manovre proibite. Con certi inchiostri non potete farlo assolutamente. E cosa significa? Che abbiamo una lubrificazione, ma anche una scorrevolezza dovuta per l'appunto a questo, non a qualcosa di sfrenato che poi non riusciamo a rallentare, a trattenere negli impulsi che diamo alla nostra grafia. Quindi a me piace particolarmente. Lo vediamo su qualche altra carta, giusto per avere un riscontro e anche per entrare un pochettino in merito di che cosa? Della tinta. Una tinta che grande oceano del sud.
Ma insomma c'è una tale varietà, per fortuna, di colorazioni, di timbriche, di sfumature, che c'è posto davvero per un po' per tutti quanti. A me questo piace, non è il blu, non è nemmeno un acquamarina molto scuro, è un inchiostro proprio suo. Qui lo vediamo sulla carta Rhodium rigata, e in combinazione anche con un pennino un pochettino diverso. È facile notare delle variazioni in funzione del pennino, e questo ancora è un aspetto che mi piace, perché vuol dire che l'inchiostro è vivo, che è un inchiostro che possiamo abbinare e riscontrare volta per volta così, dei cambiamenti, che non significa che sia una incostanza di rendimento, che è una cosa che trovo tutto sommato un po' fastidiosa, ma piuttosto una varietà di spunti anche per la grafia, e soprattutto una sinergia cangiante in funzione delle varie finiture del pennino. Guardate comunque come sia decisamente più scuro appena messo sulla carta, e invece come sia un pochettino più chiaro quando poi il pigmento si fissa e la parte liquida evapora. Ho fatto una prova ben più consistente su una carta Clairefontaine, dove è facile vedere, a proposito di quello che vi stavo raccontando, come con un pennino come questo, che è l'Italic Broad della Pelikan, sia particolarmente profondo, perché si nota proprio come buona formulazione, mi sono scritto, ma certo non serve che lo dica io. Guardate che bella fittezza, che bella densità di tratto, ma anche come si alleggerisce non appena vado a provarlo su un pennino un pochettino diverso. In questo caso l'ho provato proprio con il Overlay della Pilot, e è bello anche qui. Questo è un pennino, insomma, che è molto levigato, quindi insomma va incrociato, va bilanciato con gli inchiostri, non scrive bene con tutti, secondo me. Qui invece è bello. Tra l'altro anche la prova del corsivo, che non è propriamente la grafia più indicata per questo tipo di pennino, che invece trova non so, nello stampatello minuscolo, oppure in altre grafie o stili grafici, dà il suo meglio. E ancora lo possiamo vedere su questi, eccolo qua, su questi tipi di colore che ho, scusate, che allargo, fatto per metterlo a confronto con altri inchiostri. E anche in questo caso bisogna riconoscere che è un inchiostro abbastanza unico nella sua tinta. Mi è stato difficile metterlo a confronto con altri. Il più prossimo, ma come vedete c'è un bel distacco, spero che la camera e la compressione che YouTube applica al video non sia eccessiva da non riconoscerlo. È abbastanza, può ricordare un po' qualche similitudine con l'Ami Blue Black, che è un altro inchiostro validissimo, ma non ci siamo dal punto di vista della ricchezza, delle sfumature che l'inchiostro di Oster riesce a mettere in campo. Non è un blu desaturato come per esempio il Benitoite della Crystal, è un blu spento, ma ancora ricco nella sua tonalità, quindi bello, a me piace. E poi soprattutto la scorrevolezza che offre a pennini anche particolarmente appuntiti, o comunque rifiniti in maniera un po' più squadrata, cioè meno rotondi, e di tutto rilievo, quindi promosso a pieni voti. Passa da una parte all'altra? No, spiumaggio non ne ho incontrato in nessuna delle occasioni, anche se poi sapete che lo spiumaggio dipende da molteplici fattori, non certo dall'inchiostro principalmente, no, assolutamente, ma anche in questo caso, come vedete, no, non c'è, perché questo è un puntino che non ha a che vedere con l'inchiostro, quindi prova superata anche sotto questo aspetto.